Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi incominceremo ad entrare un po' nel discorso della valutazione dell'agricoltura sociale e inizieremo a vedere innanzitutto perché è importante valutare un fenomeno come l'agricoltura sociale, sia dal punto di vista generale degli obiettivi di sostenibilità e delle politiche di sviluppo che ci sono ai tempi d'oggi, sia dal punto di vista delle caratteristiche dell'agricoltura sociale, quindi perché è importante attenzionare determinate caratteristiche e determinati outcome o risultati che l'agricoltura sociale porta. Dopodiché vedremo appunto quali tipologie di valutazioni si possono effettuare tra valutazioni qualitative e valutazioni quantitative, andando anche a vedere perché è importante integrare questi due aspetti della valutazione per un fenomeno così complesso come quello dell'agricoltura sociale. Infine andremo a vedere quali sono i principali metodi che sono stati utilizzati per le prime valutazioni di agricoltura sociale. Occorre sottolineare come il tema della valutazione dell'agricoltura sociale è un tema abbastanza nuovo, non vi sono moltissime esperienze di valutazione e questo vuol dire anche che non vi sono dei metodi predefiniti per valutare l'agricoltura sociale. Inoltre, se ricordate dalla lezione della valutazione di impatto, abbiamo anche detto che non esiste sempre un metodo che è corretto, ma bisogna sempre centrare il metodo rispetto ai propri obiettivi. Quindi oggi vedremo quelli che sono i metodi che sono stati utilizzati in determinati studi che avevano determinati obiettivi e quindi hanno scelto di utilizzare questi metodi. Ciò non toglie che poi nel vostro portfolio di metodologie di valutazione potete scegliere quella che ritenete più opportuna per valutare un fenomeno come l'agricoltura sociale. Allora, innanzitutto vediamo perché è importante valutarla. È importante perché i nuovi obiettivi dell'Agenda 2030 ci dicono che dobbiamo mirare sempre di più a creare un valore aggiunto che sia composto da una forte componente sociale e una forte componente ambientale. E in questo è chiaro come un fenomeno come quello dell'agricoltura sociale, che combina la componente agricola delle aziende agricole con la componente di inclusione sociale delle categorie svantaggiate, è particolarmente idoneo a contribuire allo sviluppo locale e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Per fare questo però noi dobbiamo valutarla e capire in che modo può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, in che misura, quali obiettivi sono più adatti e quali meno, e inoltre se al di là dei collegamenti teorici che possiamo fare tra outcome di agricoltura sociale e obiettivi di sostenibilità, se poi nella realtà effettivamente l'agricoltura sociale è una pratica che possa contribuire a questo. Senza la valutazione comprendere questo è particolarmente difficile. Inoltre è sempre più inclusa anche nella politica agricola comune e nei piani di sviluppo rurale locali. Per entrare più nel particolare, possiamo dire che è importante valutare l'agricoltura sociale per dimostrare e valorizzare i suoi impatti a tutti gli stakeholder e a tutti i possibili investitori o policy maker che prendono le decisioni su un settore come quello dell'agricoltura sociale. È anche utile sicuramente per migliorare le progettualità, perché sappiamo che l'agricoltura sociale ad oggi è un settore che si muove a progetti, che mira a ricevere fondi pubblici e quindi più progetti noi valutiamo, più sappiamo quali sono i punti di forza e di debolezza di uno rispetto a un altro, più siamo in grado
di mettere in campo progetti che siano sempre più efficienti e che mirino a valorizzare quelli che sono i punti di forza, per esempio, di esperienze passate. Serve sicuramente a valorizzare e legittimare il ruolo sociale e il valore sociale che l'agricoltura può apportare al sistema, e sicuramente è molto utile per misurare gli impatti sociali, economici e ambientali che l'agricoltura sociale genera. L'agricoltura sociale al suo interno, per le sue caratteristiche, ha degli aspetti qualitativi e degli aspetti quantitativi che vanno assolutamente attenzionati. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi, sicuramente il benessere e quindi l'aumento della qualità della vita delle persone che rientrano all'interno dei progetti di agricoltura sociale, sicuramente la creazione di relazioni e di reti che vengono composte all'interno dei progetti di agricoltura sociale, che abbiamo visto essere elemento fondamentale dell'agricoltura sociale. Sicuramente tutto ciò che deriva dal clima sociale che si crea all'interno di questi progetti e che difficilmente si può valutare in modo quantitativo, ma è sicuramente importantissimo valutarlo dal punto di vista qualitativo per comprendere appieno quelle che siano le caratteristiche di questi aspetti. E poi ci sono tutti gli aspetti quantitativi, però pure, che sono gli aspetti della produzione agricola, gli aspetti su poi quanti inserimenti sociolavorativi effettivamente sono stati fatti, sui benefici economici, sociali e ambientali che l'agricoltura sociale genera. Quindi come facciamo noi a mettere insieme tutti questi elementi in un approccio valutativo? Sicuramente cercando delle soluzioni ibride e quindi delle metodologie che non siano solo qualitative o quantitative, ma che mixino i due approcci e che quindi siano metodologie quali quantitative che siano in grado, da un lato, di intercettare tutti gli aspetti qualitativi e fondamentali dell'agricoltura sociale, ma dall'altro restituire un risultato che sia quantitativo, che sia numerico e che sicuramente ha anche un'importanza diversa nel messaggio che manda quando il nostro interlocutore, per esempio, è un policy maker che deve decidere una politica. Quali sono quindi le necessità del metodo integrato? Sicuramente quella di collezionare dati appunto che siano misurabili, sicuramente quella di garantire una narrativa delle esperienze che colga appieno quelli che siano gli aspetti fondamentali e gli impatti delle esperienze di agricoltura sociale, ma anche la capacità di fare autovalutazione delle persone che si mettono in gioco attraverso i progetti di agricoltura sociale, sia per redigere anche rapporti sociali, ma anche per poter implementare i piani strategici all'interno delle proprie attività. Questo è un esempio di un metodo integrato che è stato utilizzato per la valutazione dell'agricoltura sociale. Ora, successivamente dopo vedremo questi metodi in modo approfondito, però per adesso diciamo che il metodo maggiormente utilizzato per la valutazione dell'agricoltura sociale è il Social Return on Investment, che è un metodo quali quantitativo già di per sé, che è in grado di individuare tutti gli impatti tutti gli impatti sociali generati da un fenomeno in generale e di quantificarli a livello monetario attraverso l'utilizzo di proxy finanziari, che poi vedremo dopo bene come in che modo specifico lo fa. Quindi il Social Return on Investment, diciamo, è il corpo centrale di questo approccio valutativo. Questo metodo però ha delle limitazioni che dopo vedremo meglio, soprattutto sulla parte quantitativa. Quindi per rispondere a queste limitazioni si è deciso di integrare altre metodologie
in modo da avere un approccio che sia più esplicativo e più efficiente di tutto il fenomeno dell'agricoltura sociale. Per quanto riguarda la parte qualitativa, quindi si è integrato con la SWOT analysis, che è un'analisi di contesto che serve un po' a capire quali sono le caratteristiche dei diversi contesti territoriali in cui è inserita l'agricoltura sociale, perché poi vedremo anche con la lezione successiva sui risultati delle valutazioni che l'aspetto territoriale è un aspetto abbastanza critico. Il business model canvas, che raccoglie, diciamo, quelle informazioni che il social return on investment non raccoglie, che sono quelle informazioni sui modelli di business delle cooperative o delle aziende o comunque dei soggetti che fanno progettazione in agricoltura sociale e quindi che decidono di implementare progetti di agricoltura sociale. Per quanto riguarda invece la parte quantitativa di quantificazione dei risultati e degli impatti, è stata integrata con una metodologia che assegna dei pesi agli impatti e che quindi, diciamo, serve a diminuire la soggettività del valutatore e quindi a diminuire quelle distorsioni, quegli errori che possono essere fatti nel momento in cui si stima un impatto attraverso un'altra misura e non si stima proprio direttamente il valore economico numerico di quell'impatto. Adesso questo può essere molto confuso, lo capisco, ma adesso cerchiamo di entrare dentro questi metodi e poi nella parte conclusiva della lezione cerchiamo di ritirare un po' le somme e vedere bene quali sono i collegamenti tra un metodo e l'altro e spero sia un po' tutto più chiaro. Allora, il social return on investment, come detto, ha l'obiettivo quindi di valorizzare la riduzione delle disuguaglianze sociali e la degradazione dell'ambiente attraverso il miglioramento del benessere degli individui. Come lo fa questo? Attraverso l'utilizzo di outcome che altro non sono che la misura del cambiamento, quindi un outcome è il cambiamento che un progetto o un'attività genera su un determinato individuo o su un determinato territorio. Quindi, per esempio, nel caso dell'agricoltura sociale, se noi stiamo valutando gli impatti sull'ambiente, sugli utenti, sicuramente un outcome potrebbe essere il miglioramento della qualità della vita, perché il cambiamento della qualità della vita di un utente da prima a dopo il progetto è esattamente la misura del nostro outcome. Come poi va a misurare questo outcome? Attraverso proxy finanziarie. Le proxy finanziarie sono delle misure che sono direttamente misurabili a differenza degli outcome sociali e che noi usiamo per assegnare il valore all'outcome. Questo anche sarà visto meglio nella lezione poi con gli esempi numerici, però diciamo in linea di principio se il nostro outcome è quello del miglioramento della qualità della vita o per esempio può essere quello di una maggiore probabilità di trovare lavoro, la nostra proxy finanziaria per misurare la probabilità di trovare lavoro potrebbe essere quella di misurare, potrebbe essere quella di assegnargli un valore monetario che è pari al valore economico dei contratti che vengono firmati dopo un progetto di agricoltura sociale. E quindi l'outcome non è direttamente misurabile attraverso una misura economica, ma lo è attraverso l'assegnazione di un valore economico a una proxy che è una misura direttamente collegata al nostro outcome. Ci sono due tipi di SROI, Social Return on Investment, lo puoi fare valutativo e quindi lo puoi fare ex post, quindi dopo che un progetto è stato messo in campo, in cui tu poi misuri gli impatti che sono stati generati, lo puoi fare previsionale e quindi ex ante. E quindi tu prima di mettere in campo un progetto vai a prevedere quali sono i possibili impatti che genererai.
Ovviamente vi sono anche delle misure miste, in cui per esempio tu puoi fare delle previsioni, ma successivamente valuti se queste previsioni si siano effettivamente realizzate. Come avviene lo SROI poi a livello pratico? Avviene in 6 fasi, che adesso vedremo dettagliatamente. La prima fase è quella di stabilire lo scopo di analisi, il contesto e identificare gli stakeholder chiave, e questa è la fase in cui noi abbiamo integrato il social return on investment e il business model canvas per capire appunto quali fossero gli stakeholder chiave e che caratteristiche avessero e quale fosse il contesto e lo scopo dell'analisi. La seconda fase è quella di mappare gli outcome e quindi andare attraverso interviste sul campo mirate a capire quali sono i cambiamenti che il nostro progetto ha generato e quindi andare a individuare tutti gli outcome che sono stati generati dal nostro progetto. E qui, diciamo, sia nella prima fase che nella seconda fase, tutta la parte che abbiamo studiato sulla mappatura degli stakeholder e sulle tecniche di stakeholder engagement è una parte fondamentale che rientra all'interno dello SROI, perché prima noi dobbiamo identificare e mappare tutti gli stakeholder, dobbiamo decidere quali coinvolgere all'interno della nostra analisi, in che modo coinvolgere, quindi con quale tecnica, e poi dobbiamo andare a fare la raccolta dati e quindi a fare le interviste agli stakeholder che abbiamo deciso di coinvolgere. Quindi vedete come poi tutti gli argomenti sono molto collegati tra di loro. La terza fase è quella di misurazione degli outcome e quindi di assegnazione dei valori attraverso gli indicatori e le proxy finanziarie. Quindi a ogni outcome noi andremo a capire, a individuare in che modalità e quale misura, quale proxy gli possiamo assegnare per poi dare un valore monetario ai nostri impatti sociali. Ovviamente ci saranno outcome che saranno più sociali e quindi per cui bisognerà fare un po' di lavoro in più per assegnargli un valore monetario, e altri outcome che invece saranno direttamente monetizzabili. Dopodiché vi è la quarta fase, che è quella di determinazione dell'impatto. Come determino io l'impatto? A tutti i valori numerici che io ho assegnato, somme valori numerici, e diciamo poi però devo fare delle misure perché devo andare a capire se il valore che io gli ho assegnato è un valore corretto, e vedremo dopo quali sono le misure che utilizziamo per andare a cercare di dare un valore che sia quanto più reale possibile. All'interno di questa fase, quindi delle misure per rendere le stime del social return on investment quanto più oggettive possibili, si possono integrare quei metodi che vanno proprio a lavorare sui pesi assegnati alle stime, e vedremo che poi è la fase in cui noi abbiamo integrato il metodo dell'analytic hierarchy process. Successivamente, dopo aver fatto tutte queste misure che vengono chiamate misure di mitigazione, possiamo calcolare lo SROI vero e proprio, che vedremo è calcolato con una formula molto semplice, che è quella di input meno output diviso input. Molto spesso l'input nei progetti di agricoltura sociale corrisponde al finanziamento che abbiamo ricevuto. Dopodiché viene fatto il report di valutazione, che è utile sia all'interno come forma di autovalutazione, ma sia anche all'esterno per andare poi a dimostrare ai policy maker o a chi ha investito nel nostro progetto che noi determinati risultati li abbiamo avuti e che anzi è importantissimo continuare a investire in questo settore e cercare di capire sempre di più come migliorarlo e come renderlo più efficiente. Quindi la prima fase del social return on investment è definire il campo di analisi e identificare gli stakeholder. Questa è una fase molto importante perché attraverso questo processo di identificazione e il conseguente coinvolgimento degli stakeholder, perché anche nella lezione della mappatura ricordate che abbiamo detto oltre a identificare gli stakeholder è fondamentale trovare le giuste metodologie per coinvolgerli in modo adeguato, quindi ci consente di comprendere
chi è interessato al valore generato e in che misura. In questo modo il valore può essere distribuito in base alla percezione che ogni stakeholder ha del cambiamento e quindi dell'outcome, perché magari sarà generato più cambiamento su un determinato stakeholder rispetto che un altro, ed è giusto che sia data la giusta importanza agli stakeholder. Successivamente vengono mappati gli outcome e quindi attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, quindi attraverso interviste, attraverso comunque raccolta di dati, si individuano quelli che sono i cambiamenti per ogni stakeholder, che quindi rappresentano i nostri outcome e di conseguenza quindi l'output generato dall'investimento. Una volta che abbiamo individuato quali sono i cambiamenti e quindi gli outcome che il nostro progetto genera su ogni stakeholder, dobbiamo misurare questi outcome assegnandogli un valore. Come abbiamo detto che si assegna il valore? Attraverso l'utilizzo di proxy finanziarie e di adeguati indicatori che sono associati a quel tipo di outcome, e questo ci consente di misurare ogni outcome in termini monetari e quindi di poter confrontare i diversi outcome tra loro e vedere quale ha più peso rispetto a un altro all'interno del nostro processo valutativo. Questa fase è una fase molto importante, la fase cruciale del social return on investment, perché individui gli outcome, gli indicatori e le proxy insieme agli stakeholder, e questo dà garanzia di un processo partecipato e che rispecchi la realtà del cambiamento. Individuando i giusti outcome e le giuste proxy, sarai sicuro di riuscire a individuare tutto il valore generato all'interno di questo processo. È molto importante perché ovviamente qui diciamo sta una delle limitazioni del social return on investment, perché a seconda di quanti outcome tu riesci a individuare, ovviamente il valore generato sarà diverso, quindi dobbiamo fare molta attenzione a individuare i giusti outcome e magari, oltre che basandoci sulle interviste che vengono fatte, bisognerebbe anche cercare poi di capire se vi sono state altre valutazioni di progetti simili e andare un po' a confrontare quelli che sono i diversi outcome per essere sicuri di aver individuato ogni outcome all'interno del nostro processo valutativo. Una volta individuate tutte le proxy e gli indicatori che ci possono essere utili per quantificare a livello monetario i nostri outcome, bisogna definire quello che è il vero e proprio impatto, e quindi al valore calcolato dagli outcome vengono applicati delle correzioni, quindi delle misure di mitigazione al fine di ridurre il rischio della sovrastima. Abbiamo diversi metodi, diciamo, diverse misure per fare questo. Le più usate sono il dead weight, che rappresenta la quota di outcome che si sarebbe verificata anche in assenza dell'attività che stiamo analizzando. Per esempio, la riduzione magari dell'uso di medicinali per un migliore qualità della vita da parte dell'utente non è detto che sia direttamente collegabile al progetto, in quanto magari l'utente avrebbe potuto avere la stessa situazione anche al di fuori del progetto. Diverso magari sarà per degli outcome come la maggiore probabilità di trovare lavoro, che è collegata alle competenze acquisite nel tirocinio. Quindi dobbiamo andare a rivedere tutti i nostri outcome e cercare di capire quale secondo noi è direttamente collegato al progetto e quindi senza di esso non si sarebbe mai potuto verificare, e quale invece potrebbe essersi verificato anche al di fuori del progetto. Per quegli outcome che noi individuiamo come non direttamente e strettamente collegabili all'attività, si sottrae un valore dell'outcome che quasi sempre corrisponde al 10% del valore totale di quell'outcome. La seconda correzione è il drop off. Il drop off è quella quantità di outcome che viene disperso
nel tempo, e si calcola sottraendo anche qui un 10% per quegli outcome che durano più di un anno. C'è da sottolineare però che non sempre il drop off deve essere positivo e quindi non sempre bisogna ridurre questa quantità. Per esempio, nelle valutazioni fatte sull'agricoltura sociale si è assunto che il drop off sia pari a zero, perché l'aumento del benessere degli utenti, maggiore sarà la durata dell'inserimento sociolavorativo, maggiore sarà il beneficio che essi avranno. Quindi non si sottrae nessuna misura a quell'outcome, anzi si pensa che maggiore sarà la durata dell'outcome, maggiore sarà il valore del beneficio. E quindi nel caso specifico dell'agricoltura sociale il drop off si tende a valutarlo pari a zero. Una volta fatte tutte le misure di correzione si passa al calcolo dello SROI. Lo SROI viene calcolato attraverso una formula molto semplice, che è il valore degli investimenti a cui è sottratto tutta la somma del valore degli outcome diviso il valore degli input. Una volta calcolato il livello dello SROI, bisogna preparare il report per informare tutti gli stakeholder dei risultati che abbiamo ottenuto, ma anche per esempio per andare a fare le implicazioni politiche che possono essere utili ai policy maker, che vedendo i nostri risultati possono capire maggiormente qual è il valore del progetto messo in campo e quali sono anche le aree di intervento, quindi dove magari il valore è più basso, andare a capire perché il valore generato è più basso per quell'outcome, e quindi andare a intraprendere delle misure che possono aumentare l'efficienza e il valore del progetto analizzato. Prima di passare agli altri metodi, andiamo a vedere velocemente però quali sono i vantaggi del social return on investment e perché questo risulta particolarmente utile alla valutazione dell'agricoltura sociale, e quali sono le sue limitazioni e quindi dove, con l'utilizzo di altri metodi da integrare al social return on investment, possiamo migliorare l'approccio valutativo. Allora, innanzitutto il social return on investment è molto utile per rendicontare gli impatti pubblici, gli impatti verso enti pubblici e privati, in quanto appunto mostrando gli outcome in termini monetari e quindi potendo comparare tutti gli impatti, questi sono poi descritti nel linguaggio economico monetario, che è un linguaggio più, diciamo, usato per le politiche moderne e odierne. Inoltre integra aspetti qualitativi e quantitativi e appunto, come detto, mostrando tutti i risultati in termini monetari, rende visibile anche quei valori che non sono dei valori direttamente collegabili al mercato. Quali sono però le limitazioni? Sicuramente non è una metodologia semplice, è complessa ed è anche abbastanza dispendiosa in termini di dati che noi dobbiamo raccogliere per poter fare l'analisi. Inoltre richiede ipotesi e stime su valori che spesso sono soggettive e quindi, diciamo, vi è il rischio di avere bias da parte del valutatore. Infine, comunque, occorre dire che non tutto è monetizzabile, quindi non sempre si è in grado di andare a monetizzare tutti gli outcome e quindi tutti i cambiamenti che noi abbiamo individuato. Quindi, come possiamo noi cercare quanto più di ridurre queste limitazioni? Sicuramente per quanto riguarda la parte quantitativa possiamo andare a lavorare sulle stime e quindi andare a cercare di pesare sempre con metodologie partecipate e quindi insieme agli stakeholder, andare a pesare gli outcome e quindi cercare di ridurre quanto più il valore soggettivo di quegli outcome.
Oltre però, diciamo, a integrare il social return on investment nella sua parte di valutazione quantitativa, occorre anche andare ad analizzare delle variabili che rientrano all'interno del nostro approccio valutativo attraverso altri metodi anche qualitativi o comunque strategici per la valutazione di programmi di sviluppo locale o comunque di decisioni da parte dei policy maker. Uno di questi è l'analisi SWOT, che per quanto riguarda il fenomeno dell'agricoltura sociale può dare un contributo per quello che è l'analisi del contesto territoriale. Perché è importante analizzare il contesto territoriale in agricoltura sociale? Perché a seconda che il nostro progetto verrà implementato, per esempio in un contesto urbano, periurbano o rurale, sicuramente avremo dei risultati e degli impatti diversi. Al tempo stesso potrebbe cambiare il risultato anche a seconda della regione in cui è implementato il progetto, perché l'agricoltura sociale, come le altre pratiche agricole, è una pratica, almeno in Italia, di competenza regionale e quindi le leggi regionali e i regolamenti regionali possono avere un impatto su quella che è l'implementazione dei progetti di agricoltura sociale, e quindi studiare il contesto territoriale è molto importante all'interno di questo processo valutativo. Il social return on investment da solo non è sufficiente per studiare le caratteristiche del territorio e del contesto territoriale, e quindi l'analisi SWOT in questo può dare un contributo. Andiamo a vedere che cos'è l'analisi SWOT. L'analisi SWOT è una tecnica sviluppata negli anni 60 inizialmente per dare supporto allo sviluppo di strategie aziendali in contesti diversi. Successivamente è stata estesa a scenari di sviluppo e a decisioni di intervento pubblico, ma anche, come detto, alla valutazione di programmi regionali. L'obiettivo è quello di identificare il potenziale di crescita di una regione geografica o di un'area di interesse. E come lo fa? Lo fa individuando punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Queste 4 caratteristiche le mette all'interno di una matrice, che qui possiamo vedere, in questi 4 quadranti, in cui i punti di forza e i punti di debolezza saranno sicuramente dei fattori interni al fenomeno che noi analizziamo. Le opportunità e le minacce invece deriveranno dall'esterno, e quindi nel nostro caso andremo a valutare i punti di forza e di debolezza dei progetti di agricoltura sociale, quali sono le opportunità a livello di legislazioni, a livello di programmi che noi abbiamo in un determinato territorio rispetto a un altro, e quali sono le minacce che possono andare a ostacolare l'efficiente implementazione di un progetto di agricoltura sociale. Un'altra variabile che è molto importante attenzionare quando si parla di progetti di agricoltura sociale è quella della forma giuridica del soggetto proponente, perché il progetto proponente è molto importante anche negli impatti che poi il progetto genera e in come viene progettata l'attività di agricoltura sociale, e quindi potremmo avere differenze a seconda che il progetto proponente sia una cooperativa sociale, un'azienda agricola o un'associazione, per esempio. Come noi possiamo andare a valutare la forma giuridica e quindi il business del soggetto proponente? Attraverso, per esempio, il Business Model Canvas. Il Business Model Canvas è uno strumento visuale diviso in 9 blocchi che descrivono in modo integrato come un'organizzazione crea, distribuisce e cattura il valore. È adatto anche per quanto riguarda l'individuazione dei modelli sociali di business, e quindi, diciamo, è particolarmente adatto per andare a investigare i soggetti proponenti dell'agricoltura sociale. Quali sono i 9 blocchi? Allora, innanzitutto dobbiamo individuare qual è la proposta di lavoro, di valore, scusate.
e quindi cosa offriamo e a chi. Successivamente dovremo andare ad analizzare i segmenti di clientela e quindi quali sono gli utenti, quali sono i clienti, quali sono i beneficiari, quali sono i rapporti che il soggetto proponente ha con altri stakeholder, quali sono i canali di queste relazioni e quindi come noi raggiungiamo i nostri clienti e quali sono le relazioni con i nostri clienti, quindi come interagiamo e come supportiamo i nostri clienti all'interno del nostro modello di business. Quali fonti di ricavo abbiamo? Se magari il soggetto proponente ha una forte componente agricola, può avere anche delle fonti di ricavo derivanti dalla vendita diretta dei propri ortaggi. Diverso è per esempio se è un'associazione e magari le fonti di ricavo saranno molto più derivanti da bandi pubblici o da finanziamenti comunque esterni al soggetto. Quali sono anche le attività chiave? Quali sono le azioni principali necessarie affinché venga generato il valore? Quali sono le risorse chiave che mi servono in termini di risorse umane, risorse finanziarie o anche risorse di materiali? Quali sono i partner chiave? E quindi qui incominciamo, diciamo, a riprendere delle nozioni già trattate come il partenariato, le reti, con chi io faccio rete, quali sono i miei partner all'interno del progetto, che collaborazioni ho, come li coinvolgo, quale coinvolgo di più, quale coinvolgo di meno. E infine qual è la struttura dei costi, quindi quali sono tutti i costi necessari per gestire il mio progetto o la mia impresa o la mia associazione. Quindi questi sono i 9 blocchi del Business Model Canvas attraverso il quale noi possiamo diversificare un soggetto rispetto a un altro e possiamo capire quale caratteristica di un soggetto rispetto a un altro è più impattante sul risultato finale della nostra valutazione. E questo è molto importante per capire appieno come funziona l'agricoltura sociale, qual è il modo giusto anche di formare un partenariato e una rete e qual è il modo più efficiente affinché poi il valore generato sia quanto più maggiore possibile per tutti gli stakeholder che rientrano all'interno del processo. Adesso vediamo come possiamo invece andare a ridurre il valore degli outcome per cercare di migliorare quanto più il valore delle nostre stime e renderle quanto più rappresentative di quella che è la realtà dei fatti. Uno dei metodi che possiamo utilizzare per pesare i nostri outcome in modo partecipato con gli stakeholder è l'analytic hierarchy process. Questo, voglio sottolineare, non è l'unico metodo che può essere utilizzato al fine di pesare i nostri outcome. È uno dei metodi che è più utilizzato in letteratura per fare questo tipo di analisi, ma non è assolutamente unico. E poi, come abbiamo visto anche nella lezione di valutazione di impatto, nelle valutazioni bisogna sempre fare una scelta su quello che è il metodo che si vuole utilizzare, perché non vi è mai un metodo che è sempre migliore per lo studio di un fenomeno rispetto a un altro. Sicuramente ci possiamo basare su quello che è stato fatto in altre analisi per cercare poi di rendere il metodo quanto più idoneo allo studio del fenomeno. Ma andiamo a vedere che cos'è l'EIHP. L'EIHP è un metodo di valutazione strutturata e comparativa che aiuta a prendere decisioni in presenza di criteri multipli che spesso non sono uguali tra loro, non sono omogenei, come per esempio il caso degli impatti economici, sociali e ambientali. È evidente che questi non sono omogenei, non hanno la stessa natura e quindi non è facile andare a confrontarli tra di loro. E quindi come facciamo noi a confrontarli? Attraverso la richiesta agli stakeholder di pesare questi outcome in coppia uno rispetto all'altro e vedere quale è più importante tra la coppia di outcome.
e questo lo vedremo dopo in modo un pochino più approfondito. A cosa serve? Serve a integrare dei pesi a delle stime quantitative fatte su outcome qualitativi e rende trasparente il processo decisionale. Inoltre ci aiuta anche a prioritizzare determinati impatti rispetto ad altri, quindi qual è quello più importante per noi, quale impatto generato è più importante per noi. E dalla prioritizzazione deriveranno i pesi assegnati e quindi quella parte di valore delle stime che viene stornato dal valore totale. Come funziona l'AHP? L'AHP funziona in quattro fasi. La prima è quella di definizione dell'obiettivo e quindi perché uso l'AHP, cosa ci voglio fare e qual è il contributo che apporta al mio metodo valutativo. Poi devo costruire la gerarchia e quindi qual è il principale obiettivo, che criterio ho, qual è la prima, diciamo, linea di criteri per raggiungere quell'obiettivo e quali sono le alternative. Quindi, diciamo, nel nostro caso l'obiettivo è quello di individuare i giusti impatti. Come lo faccio? Per esempio attraverso la quantificazione della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Ogni dimensione poi avrà dei sottoindicatori e quindi delle sottoalternative che io dovrò pesare per poi arrivare al valore della mia dimensione principale. Come assegna questi valori? Abbiamo detto confrontandoli coppia a coppia e quindi sia i criteri sia le alternative vengono confrontate a coppia e viene assegnato un peso a seconda della preferenza di un criterio rispetto a un altro e quindi nel nostro caso andremo a chiedere se magari gli impatti sociali sono più importanti, cioè a che valore si dà all'impatto sociale rispetto a quello economico e si assegnano valori da 1 a 9, dove ovviamente i valori da 1 a 5 sarà la preferenza dell'alternativa rispetto al criterio che sto analizzando, mentre da 5 a 9 preferirò il criterio rispetto all'alternativa. Dopodiché vengono calcolati i pesi attraverso il calcolo dei pesi relativi attraverso delle matrici normalizzate e delle verifiche di coerenza. Adesso è inutile vi faccio vedere qui quali sono queste matrici, le vedremo quando tratteremo il metodo guardando i risultati della valutazione, che magari è più facile avendolo davanti, avendo i numeri, avendo le matrici, è più facile vedere come funziona un po' questo metodo. Comunque, attraverso questi confronti a coppie si è in grado di assegnare il giusto peso a quel criterio, a quella dimensione della sostenibilità, a quell'indicatore, in modo tale da stornare quella che è quelli che possono essere i bias del valutatore. Per far capire velocemente, all'interno del social return on investment, se noi prendiamo le tre dimensioni della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, se non vi sono fatte delle ipotesi sull'importanza di queste dimensioni per gli stakeholder l'una rispetto all'altra, noi diamo per assodato che pesano al 33% all'interno del nostro risultato totale e quindi che sarà uguale l'importanza di un impatto economico rispetto a uno sociale. In realtà è facilmente immaginabile che per l'agricoltura sociale questo non può essere vero e quindi gli impatti sociali avranno sicuramente più importanza degli impatti economici o comunque sarà molto probabile che per i nostri stakeholder saranno più importanti. Quindi attraverso questo metodo io ripartisco questa percentuale nel giusto modo tra impatti sociali, impatti ambientali e impatti economici. Questo è il senso poi vero e proprio di come questo metodo è stato utilizzato nel contesto dell'agricoltura sociale. Quindi, andando a concludere questa lezione,
abbiamo visto perché è importante valutare l'agricoltura sociale, per dimostrarne l'impatto a tutti gli stakeholder e ai finanziatori e ai decisori politici, al fine di andare a migliorare quelle che sono le aree di intervento di un fenomeno come l'agricoltura sociale, per legittimare il valore sociale dell'agricoltura e quindi per porre accento, per valorizzare quelle pratiche multifunzionali dell'agricoltura che non generano solo prodotti agricoli e valore economico, ma che generano benessere per i lavoratori e per i beneficiari dei progetti. Migliorare, come detto, la progettazione e la gestione dei progetti, andando ad analizzare il partenariato, il soggetto proponente, quelli che sono gli impatti generati, dove una giusta policy può andare a migliorare l'impatto e ovviamente misurare i risultati economici, sociali ed ambientali. Come si raggiungono questi obiettivi? Attraverso l'utilizzo di metodologie ibride che siano sia qualitative che quantitative, perché la parte qualitativa è molto importante per individuare gli impatti e andare a individuare quale è il cambiamento sui nostri stakeholder e quindi che cambiamento genera il mio progetto. È molto importante per coinvolgere gli stakeholder e mettere su un processo partecipato di valutazione. Molto importante per studiare le relazioni e le dimensioni dei soggetti, ma anche la parte quantitativa abbiamo visto che è fondamentale per poi andarci a confrontare con i decisori politici e i finanziatori ed è molto importante anche per andare a confrontare gli impatti e poter comprendere l'importanza di un impatto rispetto a un altro. Anche qui voglio risottolineare che noi abbiamo visto le metodologie che sono maggiormente utilizzate, ma non sono le uniche che possono essere utilizzate per studiare un fenomeno di agricoltura sociale. Sicuramente ce ne sono altre e sicuramente in questo la ricerca ha ancora un grosso lavoro da fare, ma queste risultano sicuramente abbastanza idonee sia per fare autovalutazione per i soggetti dei propri progetti e quindi per andare a capire se gli obiettivi che erano stati prefissati in via progettuale si sono poi verificati e soprattutto è abbastanza idoneo per andare a ricercare nuovi investitori, fondi pubblici, ma anche per andare a ricercare le giuste policy per migliorare il fenomeno. Quindi, diciamo, proprio in conclusione finale, valutare l'agricoltura sociale non è sicuramente un obbligo rendicontativo, ma è una grossa opportunità che noi abbiamo e che noi possiamo dare a questo settore per capire, migliorare e dare voce ai soggetti che lavorano in agricoltura sociale, perché è sicuramente un settore molto strategico e molto importante per generare sostenibilità, per generare inclusione e per generare giustizia sociale. Con questo io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui anche in questa lezione. Come al solito non esitate, diciamo, a scrivermi per qualsiasi approfondimento o per qualsiasi dubbio. Grazie a tutte e a tutti.